Ragazzi, ancora una volta benvenuti sul canale Slot Car Tech. Ancora una volta siamo impegnati in una gara. Non si tratta però di una gara come la scorsa settimana rally, ma oggi siamo impegnati con la velocità, ovvero siamo alla terza tappa del campionato itinerante o interregionale Thunder Slot. Siamo ospiti dello Slot Club Asti Calabroni Rossi, che tra l'altro è anche lo slot club dove io normalmente corro ogni martedì sera, quindi è il mio slot club di riferimento. Visto che i concorrenti non sono ancora arrivati, vi porto un attimino anche alla scoperta di questo meraviglioso Slot Club Asti, e se siete da queste parti, perché non farci un salto anche voi? Nella nostra location astigiana non facciamo solamente pista, abbiamo una meravigliosa pista in legno 4 corsie, però abbiamo anche delle fantastiche piste rally. Qui ne vedete una montata, in realtà durante la settimana ce ne sono 3, ma abbiamo oggi lasciato lo spazio per montare i banconi per i concorrenti, perché così possono trovare il loro posto per mettersi appunto le vetture, e poi faremo anche un giro nei box e così potremo scoprire i segreti dei piloti più veloci. Questi sono i tavoli che daremo per la sistemazione dei piloti in modo tale che possano così trovare agevolmente il loro posto per i box. Alle mie spalle vedete delle cassette dell'acqua. A che cosa servono? Servono per mettere sotto le piste da rally, per poter così fare le varie altimetrie. Adesso le abbiamo incappate tutte in un angolo, ma non vi preoccupate perché durante la normale attività settimanale queste saranno nascoste e posizionate sotto le piste da rally. Abbiamo un po' di tempo prima dell'arrivo dei concorrenti, già questo sabato mattina per le prove libere, poi ci sarà la gara di qualificazione o la cosiddetta sprint race, una gara dal tempo ridotto, 2 minuti per corsia, che servirà da una parte ai piloti per prendere un po' di confidenza con il tracciato e dall'altra a decretare l'ordine di partenza per la gara vera e propria che si svolgerà domani, domenica 8 giugno. Nel frattempo vi do qualche segreto, qualche indicazione della nostra fantastica pista 4 corsie in legno. Il fondo di questa pista, come abbiamo detto, è in legno MDF, è stato completamente scavato, quindi lo slot è stato costruito attraverso una fresa a controllo numerico. Il fondo della pista è stato poi ricoperto con una vernice micalizzata. Questo rende la pista, rende la superficie una via di mezzo tra una pista più aderente tipo Ninco o una pista un po' meno aderente tipo la Polysteel. A detta di molti piloti, anche di quelli che durante il corso della stagione vengono a girare e a provare il nostro percorso, è un fondo altamente performante, va praticamente bene con qualsiasi tipo di gomma. Noi infatti non utilizziamo le spugne, non pappiamo la pista, non diamo sulla superficie alcun tipo di prodotto e lasciamo così al pilota la facoltà di poter montare le gomme che preferisce. Anche le gomme non vengono trattate perché già su questa pista il tutto funziona a regola d'arte. La pista è stata autocostruita, per cui abbiamo potuto anche disegnare le forme delle curve, ovvero tutto il tracciato, e quindi abbiamo deciso di andare ad inserire delle curve particolarmente importanti e particolarmente grandi dal raggio elevato, in modo tale da poterle percorrere quasi a pieno regime. Qui siamo nella postazione di guida dove i piloti possono così andare a gestire le loro slot car. La postazione è leggermente rialzata in modo tale da poter permettere una visione totale al 100% di tutte le curve della pista, e nelle curve più nascoste abbiamo utilizzato come sponda il plexiglass trasparente per poter così permettere al pilota di vedere la propria vettura senza che questa venga nascosta dalle pareti invece che vedete di color nero. 2 monitor permettono la visione dei tempi ai vari piloti durante la gara. Un monitor alle mie spalle permette invece di vedere l'andamento della gara ai commissari e al pubblico presente, e poi le postazioni di ogni pilota sono dotate anche del sistema Slot It per i tempi in cuffia. Per tutto il sistema di cronometraggio è invece utilizzato il classico software IST. Una particolarità del nostro tracciato è quella di utilizzare per le bandelle un nastro di rame. Questo in pratica ci permette di avere una pista senza attrazione magnetica, per cui tutta la guida è demandata al dito del pilota. Insomma ragazzi, è tutto pronto qui ad Asti allo Slot Club Calabroni Rossi per la terza tappa del campionato interregionale Thunder Slot. Se non ve lo ricordate, ve lo dice la lavagna.
Mattinata inoltrata, i primi piloti si sono già messi nelle postazioni di guida e stanno facendo i primi giri per iniziare a conoscere il percorso da un lato, ma anche a preparare le proprie vetture per essere performanti. E chiaramente, oltre a provare le vetture in pista, ci si sposta nei box per regolare la propria vettura affinché questa copi perfettamente il tracciato di gara. Prove libere finite, adesso è il momento delle verifiche tecniche, le macchine quindi passeranno sotto l'occhio vigile di Armando Bizzotto che controllerà appunto che sia tutto in regola e poi entreranno nel parco chiuso notturno. Ragazzi, adesso è arrivato il momento di fare la sprint race, quindi come dicevamo prima una gara di 2 minuti per corsia, i piloti si avvicenderanno e pian pianino effettueranno tutti i giri su tutte e 4 le corsie del percorso. Allo Slot Club Calabroni Rossi non è una rotazione a seguire, quindi non avremo
l'ingresso in una corsia e poi pian pianino su tutte le altre, ma sarà una rotazione interna-esterna. La sprint race è finita, adesso abbiamo rifatto le batterie in modo tale da mettere tutti i piloti nell'ordine cronologico di arrivo della sprint race per effettuare la gara, che ricordiamo è da 7 minuti per ogni corsia. È stata sicuramente un'ottima sprint race, devo dire che io sono nella pista di casa per cui mi è andata particolarmente bene, sono arrivato primo. Ma la gara sarà sicuramente una cosa diversa, quindi bisognerà impegnarsi fino alla fine per cercare di ottenere un posto sul podio, e diciamola tutta, io ci spero proprio. In questa gara in particolare verranno premiati i primi 3 e poi una targa speciale a chi effettuerà il giro più veloce di tutta la gara. Questo vale per tutte le corsie. Finita la sprint race, la direzione gara rimette in ordine tutti i piloti pronti per partire per la gara vera e propria. Gara lunga, gara combattuta, i piloti sono ancora impegnati sulla penultima batteria e poi c'è ancora 4 piloti che faranno l'ultima batteria e saranno quelli che probabilmente si contenderanno la prima posizione.
Grazie a tutti quanti voi che siete venuti, mi ha fatto veramente piacere, io non mi ricordo mai i nomi di tutti. Però mi ha detto li imparo. Grazie perché mi è piaciuto, mi sono divertito, mi è piaciuto venire qua, mi è piaciuta la pista, mi sono piaciute la vostra partecipazione, ma soprattutto la sana competizione, che è la cosa più bella che si possa vedere in un club di questo tipo. Il format sembra che piaccia, continua a piacere, io vado avanti imperterrito. Molto bene, siamo arrivati anche alla conclusione di questa ennesima gara e per me un risultato che ad inizio della 2 giorni della terza gara di campionato interregionale Thunder Slot era forse un po' insperato. Anche se correvo sulla pista di casa, quindi per alcuni versi potevo essere avvantaggiato, sicuramente gli avversari erano veramente molto forti, a partire da Alessandro Franceschini, che ha saputo in un unico giorno interpretare al meglio il percorso e mi ha dato veramente molto filo da torcere. Infatti ho faticato parecchio a tenerlo dietro. Alla fine però ci sono riuscito, ce l'ho fatta con grande soddisfazione e questi sono i miei premi. Primo classificato e poi la targa del giro più veloce in gara. Voleva essere un riconoscimento per chi effettuava il miglior giro, il miglior tempo in tutte le corsie, quindi non c'era un'unica corsia disponibile, ma questo tempo poteva essere effettuato su tutte e 4 le corsie del nostro circuito. Alla fine il destino, o comunque la gara, ha voluto che fossi io a ricevere anche questo premio. In realtà non volevo fare una gara così di attacco, perché non pensavo che i miei avversari potessero essere così performanti, per cui mi sono dovuto un attimino anche adattare cammin facendo a un passo gara veramente molto veloce. E poi 7 minuti per corsia non sono pochi, non sono abituato ad effettuare così tanti passaggi, così tanti giri, a mantenere la concentrazione per così tanto tempo. È stato effettivamente un bello sforzo, ma comunque ne valsa la pena. E poi cosa dire della mia vettura, la McLaren Elva Can-Am Thunder Slot, una vettura che ho già utilizzato a Biella e che qui ho riproposto nella stessa identica configurazione e ancora una volta mi ha dato ragione. È stata una vettura particolarmente veloce, mai scorbutica, una macchina che ha saputo accompagnarmi dal primo giro fino alla fine. Nel post gara ho un attimino guardato la vettura, non l'ho ancora aperta, sono curioso di capire le sue condizioni dopo oltre 160 giri del tracciato, che lo ricordiamo è di circa 42 metri. Tutto sommato un lungo tratto di percorso che abbiamo fatto percorrere a questa, ma anche a tutte le altre vetture in gara. Come sempre bellissimo il campionato, Thunder Slot ci ha visto lungo e ha saputo creare un campionato molto combattuto. In occasione della tappa astigiana è stata anche ufficializzata la finale, che poi vedremo in seguito dove si correrà e con quali modalità. Sappiamo per ora che la pista avrà un fondo scale auto, quindi dovremo preparare nuovamente le nostre vetture Thunder Slot per andare a girare anche su questo tipo di fondo. Per il momento vorrei godermi un po' la vittoria, ma questo non è possibile perché tra meno di un mese andrà in scena la quarta tappa del campionato Thunder Slot Nord-Ovest. Saremo a Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, ospiti del Grande Slot, che sicuramente preparerà un bellissimo evento. Io insieme ai miei compagni di squadra cercheremo di prepararci al meglio per arrivare pronti e puntare al podio anche in quell'occasione. Ragazzi, il ringraziamento va a tutto lo Slot Club Asti Calabroni Rossi che ha saputo organizzare una bellissima gara. Lo avete visto nel video, se vi va, se siete da queste parti, veniteci a trovare e sicuramente vi faremo provare l'emozione della guida di queste fantastiche vetture dal vivo. Come sempre vi chiedo un like se avete trovato interessante il video, se vi è piaciuto questo resoconto della terza tappa del campionato Nord-Ovest Thunder Slot, iscrivetevi al canale e noi ci rivedremo sempre qui su Slot Car Tech, come sempre, per il prossimo video.